Ciao a tutti e benvenuti su Celebrita dalla Turchia. Accomodatevi, mettetevi comodi e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere nessuna delle nostre storie più attese. Quello che è successo ieri sera ha scosso il mondo dello spettacolo. Gökberk Demirci si è presentato, senza alcun annuncio ufficiale, al lancio della nuova serie di Özge Yaz. Nessuno se lo aspettava, nessuno l'aveva messo in conto, eppure lui era lì, elegante, discreto, osservato da tutti. E in un attimo, la serata di gala si è trasformata in un brulicare di sussurri, ipotesi, sospiri trattenuti. Si stanno riavvicinando? È questo il segnale che i fan aspettavano da mesi? Entriamo nei dettagli e ricostruiamo l'intera sequenza, momento per momento. Tutto è iniziato quando Özge Yaz ha postato sui social un invito speciale per la premiere della sua nuova serie. Un invito raffinato, immagini curate, parole misurate. Nessuno, però, ha previsto che tra gli ospiti potesse esserci Gökberk Demirci. Eppure, a pochi minuti dall'inizio dell'evento, lui è apparso sul tappeto rosso con un completo nero impeccabile, lo sguardo serio ma sereno, il passo vigile di chi sa esattamente dove sta andando. I fotografi hanno premuto l'otturatore senza sosta, i cronisti gli si sono avvicinati chiedendo un commento, e Gökberk, evitando di alimentare scandali, ha pronunciato poche parole destinate comunque a incendiare la fantasia del pubblico. Sosterrò sempre i progetti di Özge. È un'artista straordinaria, e provo per lei un rispetto profondo. Bastano 3 frasi e internet esplode. Le foto del suo passaggio sul tappeto rosso si intrecciano ai primi piani del sorriso di Özge sul palco. Una combinazione esplosiva. I commenti corrono a fiume, il vero amore non scolorisce mai, 2 anime che si capiscono finiscono sempre per ritrovarsi, guardateli, si parlano senza parole. Il pubblico legge in ogni microespressione una possibile conferma di quello che tutti segretamente sperano, che tra Gökberk Demirci e Özge Yaz non sia mai finita davvero. Durante l'evento capita più di una volta di coglierli di sfuggita, uno di fronte all'altra a distanza, con lo sguardo che si incrocia per un istante. Non siedono vicini, le rispettive squadre si muovono attorno a loro con grande attenzione, ma la tensione nell'aria è palpabile, quasi scenica. Gli spettatori in sala raccontano di respiri trattenuti al loro passaggio, di una corrente sottotraccia che li avvolge senza bisogno di gesti plateali. È come se il luogo, le luci, la musica, tutto congiurasse per farli vibrare sulla stessa frequenza. Poi arriva il momento clou. Özge si avvicina al microfono, ringrazia la troupe, abbraccia con le parole il suo pubblico e si concede una riflessione che suona come una nota personale in mezzo a un discorso professionale. A volte le strade si dividono perché, tornando a guardare ciò che è stato, possiamo rivederlo con occhi nuovi. In platea scatta un applauso immediato, sincero, un boato di approvazione. Le telecamere, come per istinto, si girano verso Gökberk. Lui abbassa leggermente il capo, accenna a un sorriso caldo, timido e insieme eloquente. Quel sorriso finisce ovunque, analizzato frame per frame, come se racchiudesse una confessione. Poco dopo, una voce vicina a Özge racconta ai giornalisti che dietro le quinte c'è stato un passaggio decisivo, ha insistito perché lui fosse presente. Voleva vivere questo momento condividendolo con Gökberk, e questo dice già tutto. La frase rimbalza sui social in pochi minuti e si somma a una nuova ondata di congetture. Si tratta di rispetto, di amicizia, di un filo che non si è mai spezzato o di qualcosa che sta ricominciando a intrecciarsi sul serio? A notte fonda, quando l'eco dell'evento non si è ancora spenta, Gökberk pubblica una foto in bianco e nero scattata dietro le quinte. Özge, ripresa di spalle, illuminata dalle luci del palco, una silhouette che sembra danzare con l'ombra. La didascalia è corta ma pungente, quando talento e coraggio si incontrano, l'arte respira. Gesto professionale? Messaggio privato reso pubblico? Per i fan la questione non è mai neutra. C'è chi legge in quelle parole un tributo al lavoro di lei e chi ci vede la dichiarazione velata di un sentimento mai davvero sopito. La mattina seguente l'assedio gentile dei cronisti si sposta su Özge. Lei non si sottrae e, restando ferma sulla linea della discrezione, pronuncia una frase che sembra fatta apposta per alimentare il mistero.
a volte le presenze silenziose parlano più di 1000 parole. Detto, fatto, la frase finisce nelle grafiche dei post, nelle storie, nelle compilation. Tutto viene soppesato con la lente dell'emozione. Intanto, dal team tecnico dell'evento arriva un altro dettaglio succoso. Pare che Gökberk abbia trascorso gran parte della serata dietro le quinte, evitando la sala principale per non rubare la scena alla protagonista. Poco prima dei saluti finali, i due avrebbero avuto qualche minuto da soli. Non gridano, non discutono, non inscenano nulla. Semplicemente parlano fitto a bassa voce, e a un certo punto le mani si sfiorano, poi si tengono. Lì, nel rumore soffuso dei corridoi, tra cavi, flight case e luci spente, si consuma un frammento di intimità che nessuno avrebbe dovuto vedere e che invece diventa il cuore pulsante del racconto. I fan, galvanizzati, recuperano vecchie interviste. Spuntano clip in cui Özge diceva, nei giorni peggiori, Gökberk sapeva come farmi ridere. E vecchi video in cui lui dichiarava, Özge ha una luce che ti resta addosso. Lavorare con lei è stato uno dei momenti più belli della mia carriera. Queste frasi, rimaste a lungo nel cassetto dei ricordi, vengono rimesse in circolo come indizi, come tasselli che compongono una storia che forse non si è mai interrotta per davvero. Passano 2 giorni dalla premiere e Özge posta un breve video, un tavolino, 2 tazze di caffè, il vapore che sale lento. Sembrerebbe una scena qualsiasi, ma i fan più attenti ricordano un post di anni fa di Gökberk, quasi identico. È un rimando? Un gioco tra loro? L'internet si accende di nuovo. E come se non bastasse, compare un'immagine leggermente sfocata, scattata in un boutique hotel del centro. Nell'immagine si intravedono profili familiari, risate trattenute, complicità istantanea. Sembra che non sia passato un giorno, scrive qualcuno. Altri si chiedono come sia possibile che ogni piccolo gesto diventi un messaggio in codice. Nel mezzo di tutto questo rumore, la posizione ufficiale resta fredda, calibrata. Il rappresentante di Özge diffonde una nota in cui ringrazia i fan per l'affetto e ricorda che l'attrice è concentrata sulla nuova serie. In questo momento, nessun commento sulla vita privata, si legge. Le parole, però, non bastano a frenare l'onda. Ogni sguardo, ogni microspostamento, ogni like o mancato like viene analizzato come una prova. E un vecchio hashtag torna a dominare le tendenze, cancelletto Gökos, spinto da migliaia di utenti che non smettono di sperare. In una diretta televisiva, un'esperta di linguaggio del corpo si sbilancia. Mostra al rallentatore il modo in cui lui inclina la testa mentre la guarda, il mezzo sorriso che apre il viso senza arrivare a scoprire i denti, quel respiro leggero che anticipa le parole. Questo non è solo rispetto professionale, afferma, qui c'è memoria emotiva, c'è nostalgia trattenuta. Se non è amore, è ciò che più ci si avvicina. La clip diventa virale, condivisa, discussa, contraddetta, rilanciata. Nel frattempo circolano montaggi con musica romantica e scene dai loro progetti passati, con dissolvenze morbide e frasi sovrapposte. Non si chiudono certe storie, le persone destinate a ritrovarsi trovano sempre una strada. In poche ore ottengono centinaia di migliaia di visualizzazioni, come se il pubblico avesse bisogno di partecipare, anche solo con un click, alla scrittura di un finale diverso. E poi c'è un'altra notizia che aggiunge benzina al fuoco della curiosità. Voci insistenti sostengono che, subito dopo la serata, Gökberk abbia rifiutato 2 proposte internazionali molto importanti per rimanere in città, vicino a casa, vicino a lei. Scelta strategica per motivi personali? Una decisione dovuta alla stanchezza, alla necessità di respirare? O è l'indizio più concreto di un riavvicinamento che ha bisogno di tempo, di calma, di luoghi familiari? Nessuno lo sa, ma tutti lo commentano. Nonostante il frastuono, non arriva alcuna conferma di un progetto condiviso imminente. Nessuna sceneggiatura in coproduzione, nessun set all'orizzonte in cui vederli di nuovo fianco a fianco. Eppure ogni passo, ogni like, ogni foto senza didascalia sembra parte di un copione non scritto che i fan leggono come se fosse già stato annunciato. È l'attesa, quella sensazione sospesa che trasforma i giorni in episodi e le ore in teaser.
Quello che colpisce, guardando con attenzione, è la maturità con cui entrambi stanno gestendo la tempesta emotiva che li circonda. Non negano, non ostentano, non trasformano la loro storia in uno spettacolo. Scelgono la misura, la delicatezza, la strada stretta della sobrietà in un momento in cui sarebbe facile cadere nella trappola delle rivelazioni urlate. Ed è proprio questa scelta che alimenta il fascino del momento. Perché quando si sceglie di non dire, a parlare diventano i dettagli. Il modo in cui lui si ferma nella penombra del backstage, il modo in cui lei ringrazia e poi sorride senza scoprire troppo, il modo in cui 2 tazze di caffè diventano il simbolo di un discorso più grande di qualsiasi titolo. C'è chi dice che sia tutto già scritto e che il destino non faccia sconti, c'è chi giura che nulla è prevedibile e che i rapporti si costruiscono con pazienza, con ascolto, con piccoli gesti che nessuno vede. La verità, probabilmente, abita nei minuti che non finiscono sui social, nei corridoi dove nessuno fotografa, nei messaggi brevi che arrivano quando i riflettori si spengono. Ma non si può negare che il filo tra Gökberk Demirci e Özge Yaz, negli ultimi giorni, sia tornato a tirare forte, come se chiedesse a entrambi di guardarsi con quella sincerità che in pubblico è così difficile concedersi. E allora resta la domanda che tutti si fanno. Cosa significa davvero il suo arrivo a sorpresa alla premiere? È un gesto di sostegno professionale che vale come abbraccio, oppure è il primo passo di una riconciliazione che sta prendendo forma lontano dagli sguardi? Li rivedremo insieme sullo schermo, con una storia nuova da raccontare, o li vedremo camminare uno accanto all'altra nella vita di ogni giorno, protetti dal loro riservo e dalle loro scelte? Raccontateci cosa pensate. Secondo voi, il gesto di Gökberk è un segnale d'amore o un tributo rispettoso al talento di Özge? Vorreste rivederli insieme in un progetto o preferireste un ritorno lontano dalle telecamere, dove conta solo ciò che non ha bisogno di essere spiegato? Scrivete nei commenti la vostra opinione, diteci da che parte state e perché. E se volete restare aggiornati su ogni svolta, su ogni foto enigmaticamente sfocata, su ogni frase che sembra innocente e invece accende 1000 teorie, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche. Qui vi racconteremo ogni dettaglio, con la cura e l'attenzione che una storia come questa merita. Perché certi legami, quando tornano a bussare, non lo fanno mai per caso. E la sensazione, stavolta, è che siamo solo all'inizio.